Chiesa, violinista del Tetraone. A casa mia girava un po' il detto: impara l'arte e mettila da parte. Ho fatto un po' di tutto: parrucchiera, cameriera, segretaria, insomma tante cose. Ma proprio la decisione di intraprendere la strada della musicista è arrivata molto tardi, quando è nata mia figlia Viola, e qualcosa mi ha dato il coraggio di buttarmi in questo mondo così sfaccettato. Io suono dall'età di 8 anni. Mio fratello, all'età di 8 anni, io ne avevo 12, e gli fu regalata una chitarra. Perciò i nostri genitori trovarono una persona, un certo Bruno La Roccia, che era un musicista, un suonatore di vari strumenti, che faceva musica da ballo, musica rock. E io, il fratello grande, accompagnavo mio fratello a lezioni di chitarra. Succedeva che poi, tornati a casa, lui non la guardava più e io mi mettevo lì a provare a fare le note, accordi, e quindi ho imparato io al posto suo. Nata in Cile, abito da 15 anni in Italia e da 27 fuori dal mio paese. L'episodio che mi ha fatto pensare a fare la musicista è stato dopo la maturità, quando ho ricevuto una borsa di studio per andare negli Stati Uniti. Questo vuol dire che la musica mi ha dato le ali, la libertà di poter uscire da un paese distrutto da una dittatura donde era molto difficile vivere, e sono stata molto fortunata per poter prendere volo, andare negli Stati Uniti per poi venire in Europa, in Germania e successivamente in Italia. Ricordo che ero alla barcarola di Rizzavolo con mio babbo che mi accompagnava con la parte del secondo violoncello, ed era il giorno di Natale. Nel soggiorno di casa mia c'erano i miei zii, i miei cugini che venuti ad ascoltare. Mi ricordo che avevo una paura terribile, però dopo una volta finito, quando tutti mi hanno fatto i complimenti, ero così orgoglioso e contento. Da noi in America Latina si dà una grandissima importanza alla musica tradizionale dei diversi paesi. Si insegna ad esempio anche a conoscere i ritmi di ballo, come il joropo in Venezuela, o un vals peruviano, o la cueca, che è la danza tradizionale del Cile. Sinceramente credo che il primo brano è stato col flauto dolce di una cantautrice cilena che si chiama Violeta Parra, e la canzone era Gracias a la vida. Dal momento che ogni strumento, ogni fortepiano ha caratteristiche molto diverse, caratteristiche timbriche, ma anche di tastiera, cioè di meccanica della tastiera molto diverse, ogni volta che affrontiamo con il Tetraone programmi, cerchiamo di utilizzare appunto strumenti adatti al periodo storico che stiamo affrontando. Questo cosa vuol dire? Che io come fortepianista prima di tutto devo cercare di adattare la mano alla tastiera che ho di fronte, e di seguito devo cercare di far uscire dallo strumento la voce di quello strumento, e per far questo io ricerco un suono che sia prima di tutto il più morbido possibile. Dopodiché
lavoro molto sui chiaroscuri, sulle dinamiche che questi strumenti possono offrire, e se queste dinamiche, questi chiaroscuri funzionano, devono essere in grado di emozionarmi. Allora in quel caso posso dire che ho trovato forse un suono speciale. Io nel suono ricerco la presenza degli armonici. Amo sentire il mio strumento sotto l'orecchio quando è aperto, e questo per me corrisponde proprio alla ricchezza di armonici all'interno del suono. C'è il momento in cui senti che lo strumento sta viaggiando e allora può fare tutto quello che vuoi. Ci tenevo a fare il quartetto di Beethoven perché lo trovo un brano pieno ricco di sentimenti, ed è un brano anticipatore di tutto un mondo che verrà dopo. E poi non potevamo non fare la Trot di Schubert, che è il pezzo più importante per la nostra formazione ed è anche un po' la colonna sonora della mia vita quando ero piccolo. Abbiamo scelto i brani del disco pensando a quello che volevamo fare, a quello che ci piaceva di più. Abbiamo voluto fare una cosa per puro piacere e quindi abbiamo scelto i brani più belli forse del periodo classico legati a questa formazione. Elegante, Emozionante, inebriante Espressivo, frizzante. complice e sublime.